Buongiorno, oggi devo andare a ritirare le AirPods che ho letteralmente ordinato ieri sera. Non vedo l'ora. Tesla ed Apple, cosa si vuole di meglio dalla vita? Qua ci sono le AirPods, eccole qua, questa bustina, non finirò mai di dirlo, aiuto, che bella. Queste qua sono le mie prime AirPods Pro. Io arrivo dalle AirPods di seconda generazione, poi ho preso le Nothing Air One, ho venduto tutte e due, più computer, cioè non il Mac però, più un altro computer, la lavagnetta di Xiaomi e tantissime altre cose per poter comprare loro, che non costano proprio poco, costano 300 euro. Quindi apriamole. Design by Apple in California, come sempre, senza Apple sticker ma con tutti i manualini eccetera. E qua abbiamo le nostre AirPods, che belline. Eccole qua, oddio, pesano un sacco. Boom, ok. Se tiriamo su abbiamo dei gommini, questi qua, novità, c'è anche il gommino XS, qua abbiamo anche questo cavetto Lightning USB-C, però ce ne ho già tantissimi, purtroppo non è bridato quindi non sto neanche ad aprirlo. E qui abbiamo le nostre AirPods. Allora, rispetto alle Pro di prima generazione cosa cambia? Qua sotto ci sono degli speaker che servono per il Find My e poi fanno anche dei suoni. Poi i sensori li hanno un po' riarrangiati per far suonare il tutto meglio. C'è il chip H2, quindi dovrebbe suonare tutto un sacco molto meglio. Riduzione del rumore 2 volte migliore e anche trasparenza dovrebbe essere migliore. Qua ci sono questi due buchi per mettere un laccetto se si vuole, anche se cosa che non farò, e pesano molto di più perché le AirPods Pro di prima generazione non erano compatibili con il MagSafe. Queste qua sono compatibili con MagSafe ma sono compatibili anche col caricatore dell'Apple Watch. Ok, allora questo qua è il caricatore delle 6 di seconda. Con quello di prima non va perché ha l'uscita USB-A e quindi mi sa che non va, solo questo qua che è l'USB-C, però funziona. Quindi ora apriamo queste AirPods e connettiamole all'iPhone. Ha fatto il suono? Eccole qua. AirPods Pro, connetti. Ah, ecco, c'è l'audio spaziale personalizzato, quindi con la fotocamera io... Ok, facciamolo. Ok. Oh, ok, finito, ce l'abbiamo fatta. Ora faccio solo l'aderenza, un secondo. Infatti, lo so. Oh, buona aderenza. Ok. Quindi con lo stem si può fare modalità trasparenza o cancellazione del rumore. Non sento niente. No, i bambini non esistono. Bene, io ho visto dei video, tutti dicono che suonano benissimo perché hanno il nuovo chip eccetera, quindi voglio provare come suonano. Suonano un sacco bene. Ora mettiamo solo trasparenza. Ok. Oddio. Ok, trasparenza Allora, io avevo le Nothing, ok? E trasparenza si sentiva che non era proprio uguale, ma io ora ho la trasparenza ed è proprio come se non... Cioè io le sento nell'orecchio, ok, perché si sentono, ma dall'udito è come se non... Ok, quindi suonano bene, riduzione va benissimo, trasparenza va benissimo. Ora, cos'è che possiamo provare? L'audio spaziale. Voglio provare l'audio spaziale. Oddio! Proviamo con l'altra modalità. Ok, quindi mi sento gli strumenti che vanno... Ok. È stranissimo, però è figo. Io, come ho già detto, vengo dalle Nothing Air One. Perché le ho cambiate? Perché la cuffietta sinistra tantissime volte non mi si connetteva. Riduzione del rumore sì, bella, ma quando ho sentito che queste qua sono il doppio di quelle di prima generazione, ho detto devo provarle, infatti la cancellazione del rumore. Poi le provo in bus. Poi per tutte le cose dell'ecosistema Apple, se io le apro loro si connettono subito in tutti i miei dispositivi. Qua infatti riesco a vedere già la percentuale, stessa cosa anche qua delle cuffiette del case, quindi non è che devo andare nel Bluetooth perché tante volte non si connettevano, ma quindi funziona, vabbè, come sempre
lo switch automatico. AirPods connessi, vado su musica, clicco play. Questa cosa è una cosa classicissima, lo fanno tutte le AirPods, però ogni volta che provi dici wow, è magia, e io che non ho avuto le AirPods per un po' di tempo, mi mancava molto questa feature. Poi le AirPods, se io vado su Find My, visto che hanno lo speaker, le posso far suonare. Ok, poi qua c'è la funzione per cercare le AirPods. Io ho l'iPhone, le campane, vabbè, non mi interessa. Io ho l'iPhone XR, quindi purtroppo non ho la freccia perché non ho il chip 1, però è fighissimo. Lo speaker in realtà è un sacco forte, quindi ci sta. Poi, come ho già detto, si può caricare MagSafe e fa il suono. Poi dovrebbe fare anche suoni per altre cose quando la batteria è scarica, per altre cose che vedremo poi nel video dove ve ne parlerò molto meglio. Quindi sono molto felice, suonano molto bene, passerò tutta la sera ad ascoltare musica. Anche il case alla fine è piccolino, pesa un po' perché ci devono essere i magneti. Visto però che va con il MagSafe, io non vedo l'ora che prima o poi si potrà caricare dal retro dell'iPhone, così per avere una reverse charging. Quindi niente, sono contento di aver venduto tipo tutta la mia casa per queste. Poi le testerò meglio, ci farò un video dedicato. Ultima cosa che mi sono dimenticato di dire, come sappiamo già lo stem, con questo stem che touch posso cambiare le modalità, posso richiamare Siri eccetera, posso far partire la musica, posso cambiare tracce eccetera, però ora posso anche con gli stem ok? Posso anche alzare o abbassare il volume, ma questa cosa è un sacco precisa. Io avevo le Nothing che potevo farlo, ma non avevo nessun feedback. Ora non posso farvelo sentire, però quando io alzo l'AirPods fa un tipo un tum 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 e sembra che c'è un motorino della vibrazione, quindi è un sacco facile da alzare o abbassare il volume. Quindi tornando, quindi mi ero dimenticato questo, arriverà poi un altro video su queste AirPods. Quindi niente, ci vediamo in un prossimo video.